Preghiera questa per chi inizia un cammino, per chi, immaginando, conosce, per chi, come l'immagine, sopravvive a colpi di tradimento. Un viaggio che in groppa soltanto può essere compiuto, perché per mondi l'andare è asinino, tediato dalla fatica patita sotto al sole, col muso costretto alla terra, reietto, semplice e santo, santo, santo. Che l'abisso è vicino, lo sente e basta, cambia la via per strade che solo lui conosce e per questo suo nostro salvarci merita percosse. Ma la santa asinità di ciò non cura, ci risalverebbe, ancora e ancora ci salverebbe. Strati di mondi da attraversare, mondi della percezione. Percezione, a sé stanti e dagli altri dipendenti, e a noi invisibili. E pur certo conoscibili per vicarianza. Costretti dunque, per nostra stessa scelta, a dissestarci la retina, permetterle di udire, annusare, percepire altrimenti, immaginare come atto di conoscenza. È stato sempre considerato un qualcosa che facciamo insieme col falco, no? Quindi è sempre stato un oggi voliamo? È una cosa inspiegabile, almeno per me è inspiegabile, come nonostante lo faccia tutta la vita è qualcosa di bellissimo, indescrivibile. Non riesco a spiegarlo fisicamente. È, è il raggiungimento di un obiettivo etico, secondo me. Il falco che torna sul pugno significa io voglio tornare da te, io sto bene da te. E quando appunto un rapace che all'apice della catena alimentare sceglie di tornare da te, è un'emozione indescrivibile ovviamente. Il falco ti sceglie, il falco ha bisogno di fiducia, anche gli antichi lo sapevano, perciò poi tutte le raffigurazioni e le iconografie del falco, del rapace come un animale al di sopra degli altri, perché è un animale che basa le sue attenzioni, basa le attenzioni che ti dà a te su altri principi, che semplicemente sono diversi da quelli del cane. Perché è meglio definirla un'arte? È un'arte perché ogni volta che io esco con il falco per andare, come si dice, a volare, il falco è completamente libero, ha il libero arbitrio di scegliere di andarsene. Quindi è un'arte il cercare di trovare un rapporto che gli permetta al falco di decidere di tornare da me. Ed è un rapporto che si instaura nel corso del tempo e non è detto che si instauri. Pensi che, poi più strettamente riferita al falco, ma sia possibile riuscire a capire fino in fondo
come, come si muovono e come sentono il mondo questi animali? Sinceramente no, non è un qualcosa che mi balena in testa, me lo sono chiesto ma non mi interessa. Loro hanno la loro percezione del mondo, che a noi non deve interessare. Viaggio in groppa, in volo, e in forza di questa luce che è cinema. Non un organo preposto alla vista, ma un tessuto, sensibile solo e soltanto alla luce. Questo è cinema, ed è anche riccio di mare. C'è un cinema prima del cinema, che sempre ci fa tornare altrove.